Così discesi dal cerchio primaio giù nel secondo, che men loco cinghia, e tanto più dolor che punge a guaio. Stavvi Minos orribilmente e ringhia, esamina le colpe nell'intrata, giudica e manda secondo c'avvinghia. Così, camminando verso il buio, discesi, verso il basso, dal primo cerchio giù nel secondo, che circonda, avvolge, limita un luogo più piccolo e tanto più dolore, che punge provocando guaiti, lamenti. Qui ci sta orribilmente Minosse e ringhia, esamina le colpe delle anime nell'entrata del secondo cerchio e dell'inferno, giudica e manda, invia le anime in base a come si avvinghia, avvolge, lega. Per spiegare quel così iniziale basta rileggere gli ultimi 3 versi del canto precedente. Per altra via mi mena il savio duca, fuor della queta né l'aura che trema, e vegno in parte ove non è che Luca. Così Virgilio mi conduce, duca, fuori dalla quiete del castello illuminato e mi porta con decisione, mena, verso appunto un luogo senza luce e che trema per i guaiti. I cerchi successivi, rispetto ai precedenti, sono più piccoli, men loco cinghia, e più dolorosi, e tanto più dolor. Letteralmente e allegoricamente. Il cono rovesciato dell'abisso infernale va a ristringersi e ad avvicinarsi a dite, allontanandosi da Dio. La circolarità letterale e allegorica nella quale sono rinchiusi i dannati, circolari sono anche le cornici purgatoriali e sferici i cieli paradisiaci, ma adesso limito il discorso al regno dei morti, è ripresa dai proverbi 8, 27 e 28. Quando il Signore tracciava un cerchio, limite circolare, limbo, sull'abisso, e spiegatami in seguito da Virgilio. Tu sai che il loco, inferno, è tondo, e tutto che tu sia venuto molto, pure a sinistra, giù calando al fondo, non sei ancor per tutto il cerchio volto. Il dolore punge a guaio, dove punge rende già di per sé l'idea dell'essere fisicamente colpiti da una sofferenza che entra dentro e fa soffrire, provocando forti lamenti, guaiti. Proprio nell'entrata di questo secondo cerchio, che se il primo era il bordo, limbo, questa è proprio l'entrata dell'inferno, ci sta Minos orribilmente e ringhia. Essendo questa l'intrata dell'inferno, non poteva che risiedere qua colui che è incaricato a esaminare le colpe delle anime che arrivano qui. La porta del terzo canto, ripeto e riconfermo, non è la porta dell'inferno. Nelle prime terzine di questo canto, per ribadirti questa ovvietà, scrivo intrata, guarda come entri, l'ampiezza dell'intrare e un definitivo, vede qual loco d'inferno è da essa. Quindi da lui in poi, prima di lui, non siamo dentro l'inferno, ma fuori o nel bordo. Qual è l'atto che Minos ripete per far capire all'anima dove andare? Giudica e manda secondo c'avvinghia. È in realtà una sola azione meccanica, in quanto in base a come lui stesso si avvinghi la coda, l'anima è giudicata per le sue colpe ed è mandata dove deve andare. Difatti qui non scrivo che Minos parli con le anime che arrivano lì. Minos ringhia, le ascolta e con la coda gli fa capire dove devono andare. Tra poco dirò che per parlare con me, non con le anime, dovrà lasciare l'atto di cotanto offizio, che appunto consiste nel gesto meccanico, ripetuto, burocratico dell'avvolgersi con la coda, mentre sta lì orribilmente e ringhia. A conferma che Minos non parli con le anime, tra 2 terzine scrivo vede qual loco d'inferno è da essa, cignesi con la coda. Questo è ciò che fa. L'anima si confessa e quando uno parla, contemporaneamente ascolta la sua voce, dicono e odono. E Minos si attorciglia con la coda. Fine. Gesto ripetuto di anima in anima. Parlare con le anime sarebbe per lui un qualcosa da fare in più, senza alcun motivo, dato che se l'anima deve andare al terzo cerchio, lui si avvolge 3 volte la coda. Quindi a chi servirebbe dire terzo cerchio? Basta ringhiare.
Mentre in 1.3 avevo descritto fisicamente Caron, qui ti faccio notare come di Minos io non descriva come sia fisicamente fatto, se non che sia dotato di una coda, ma lo descrivo per cosa fa e come orribilmente ringhia, esamina, giudica, manda e si avvinghia. Scendiamo più in giù e dal primo demone, un vecchio decisamente umano, Caron, seppur demonio con occhi di bragia, si passa a un secondo bestializzato con appunto questa lunga coda. Questa coda di Minos non si trova in alcuna opera precedente, né in altre culture. Qui non ci sono divinità che con una bilancia pesano il bene e il male fatto in vita da chi è morto. Qui non ci sono divinità che cuciono e tagliano fili. Qui c'è un uomo, demone, che con la coda, che richiama il materiale, il serpente, il fallo maschile, perché no, dato che siamo all'ingresso del cerchio dei peccatori carnali, manda gli esseri umani che hanno deciso di morire, sottomettendo la ragione o usandola male. Genesi 3,19, polvere tu sei e in polvere tornerai. Più ci si allontana da Dio e più si diventa bestie. Gli stessi demoni infernali più in basso non riusciranno neanche a parlare, che comunque è un segno di umanità, dato che l'uomo è l'unico animale che realmente parla. Anche se non è una scala verso il basso dove ogni gradino è uguale, ma è un concetto. Minos è il leggendario re di Creta, conosciuto come giudice infallibile, figlio di Giove, sin dai miti greco-latini. Qui demonizzato con l'aggiunta della coda e l'orribilmente, nonostante venga descritto nella sua funzione, ripeto, e non nel suo fisico. Ma senza citare lo sesto dell'Eneida di Virgilio non posso continuare la spiegazione del mio canto. Enea, io, varca l'entrata, sepolto il guardiano, Cerbero, che io incontrerò nel canto successivo, nel sonno, e lascia rapido la riva dell'Onda, fiume Cheronte, da cui non si torna. Subito si udirono voci e un alto vagire, dolor che punge a guaio. E sulla terra hai deciso di restare, piangenti anime d'infanti sul limitare della soglia, il mio limbo con anche infanti che ho appena superato. Queste dimore, infernali, non sono assegnate senza sorteggio, senza giudice. Minosse, inquisitore, conoscitor, scuote l'urna, convoca il concilio dei morti silenziosi e apprende le vite, tutta si confessa, e le colpe, esamina le colpe nell'entrata. Non lontano di qui si estendono in tutte le direzioni i campi del pianto, li chiamano con questo nome. Quei sentieri appartati celano coloro che un doloroso amore consunse con struggimento crudele. Intorno li copre una selva di mirto. Il tormento non li abbandona neanche nella morte. In questi luoghi vede Fedra e Procri, e la mesta Erifile, che mostra le ferite vibratele dal figlio crudele, ed Evadne e Pasife. Ad esse si accompagna Laodamia e un ragazzo un tempo, ed ora di nuovo donna, Ceneo. Ritornata per fato nell'antica figura. Tra di esse, fresca della ferita, la fenicia Didone. Se non l'hai notato, te lo faccio notare io, tutte donne. Due aggiunte personali. La prima è che, come hai sentito, Virgilio mette prima Cerbero e poi Minos nei suoi inferi. Io invece inverto l'ordine e ciò mi consente di mettere Cerbero con 3 gole all'ingresso del cerchio dei golosi e proprio Minos con la coda, estremizzando fallica, per la sua storia familiare, all'ingresso del cerchio dei peccatori carnali. Seconda aggiunta è che il Minos virgiliano giudica tutti quelli che muoiono e suo fratello, Radamanto di Cnosso, punisce e ascolta e costringe a confessare i misfatti. Mentre il mio Minos Radamanto solo quelli che muoiono nell'ira di Dio, 1-3. Minos è citato all'ingresso di un canto in cui compare una volta la parola lussuria e una volta lussuriosa, e sua moglie, Pasife, è citata quasi nel punto più alto della montagna purgatoriale, dove di lei scrivo, 2,26, nella vacca entra Pasife perché il torello a sua lussuria corra. Riguardo alla lussuria, perlomeno della moglie Pasife,
Non ci sono dubbi, dato che, sempre in quel canto e in quella cornice, ricordo che si fece costruire da Dedalo una vacca finta di legno nella quale entrò per accoppiarsi con un toro vero che Minos, suo marito, ricevette da Poseidone con lo scopo di farglielo sacrificare. Ma non lo fece, tanto era bello, e proprio della bellezza del toro, per punizione, Pasife fu fatta innamorare carnalmente proprio di quel toro, e i due si accoppiarono. Colei, Pasife, che si imbestiò nelle imbestiate schegge. Ti faccio brevemente capire quanto i personaggi della mia opera siano intrecciati. Da questo accoppiamento tra il toro regalato da Poseidone al re di Creta Minos e Pasife, moglie del re di Creta Minos, nacque il Minotauro. Bene, il Minotauro è posto a guardia del settimo cerchio, ma non solo. Il Minotauro durante la sua vita fu relegato all'interno del labirinto ideato dallo stesso Dedalo, che aveva costruito la finta vacca di legno alla moglie di Minos, Pasife, per accoppiarsi con il suo bestiale amante, che era un toro regalato al marito. Poi ci sono Arianna, la figliuola di Minoi, 313, Tesea o Icaro, tutti personaggi che citerò. La rima cinghia, ringhia, avvinghia dà ancora più attrito e fastidio alla situazione descritta. Dico che quando l'anima malnata li vien dinanzi, tutta si confessa, e quel conoscitor delle peccata vede qual loco d'inferno è da essa. Cignesi con la coda tante volte, quantunque gradi vuol che giù sia messa. Sto dicendo che quando l'anima nata male, per fare male, o disgraziatamente, arriva dinanzi a lui, Minos, tutta si confessa, e quel conoscitore esperto dei peccati vede quale luogo d'inferno è adatto a lei. Se stesso cigne, circonda, avvolge con la coda, così tante volte in base ai gradi, cerchi, che vuole che sia messa, collocata giù. Ti spiego meglio come avviene il tutto e non accenno di nuovo a nessuna parola che fuoriesca da Minos, che si limita a circondarsi con la coda. Quel dico racchiude uno specificare ciò che prima ho accennato. È un metodo usato anche nelle scritture, come ad esempio nello Genesi, quando si parla genericamente della creazione e poi si va nello specifico in seguito. Prima infatti dico che lui giudica e poi specifico vuol che giù sia messa. Quindi sì, certo, sempre Minos, ma chi decide, il vero giudice, è la giustizia divina, allegoricamente Dio, che giudica e vuole che giù sia messa. Minos è esecutore, non giudice autonomo, è più un burocrate. Riguardo a come un'anima possa nascere male o bene, potrei qui ricollegarmi appunto a 1.3 dove si parla di mal seme d'Adamo, quindi appunto la discendenza cattiva, la parte cattiva, nata male, nata per fare del male, nata disgraziatamente. Avrò occasione per spiegarti meglio questo concetto. Anticipo che io sono un ben nato, come scrivo in 3.5, o bene nato a cui veder li troni del trionfo eternal concede grazia. Insomma, l'anima destinata all'inferno gli va davanti e tutta, completamente si confessa. Lei sì che parla, mentre il giudice, esperto conoscitore dei peccati, ringhia e si avvolge con la coda per fargli capire in quale grado, cerchio, debba andare. Ma passivamente, aggravando la situazione. L'anima non va, l'anima è messa giù. Cigne si continua a dare l'idea di circondarsi, come il men loco cinghia di poco fa. Il più e più fossi cingon li castelli di 1.18 e sulla ripa che il cinge d'intorno di 1.31. I cerchi vengono qui chiamati gradi, come in 1.9 dove riferendosi al limbo c'è scritto «Discende mai alcuno del primo grado?» Dato che si parla di colpe, giudica e confessa, ne approfitto per spiegare la differenza principale tra il tribunale terreno, compreso quello infernale, e quello celeste. Sulla terra e sottoterra, se una persona dice le proprie colpe, viene punita per ciò che ha fatto. Il tribunale celeste funziona in modo opposto. Chi ammette i propri errori viene gratificato e infatti chi risiede all'inferno, letteralmente e allegoricamente, spesso non fa altro che dare la colpa ad altro.
Basti pensare che la dannata con la quale dialogherò in questo canto dirà di trovarsi all'inferno per colpa di amor, o ricordare le anime di 1-3 che, aspettando di salire sul traghetto di Caron, offendono proprio tutti, tranne se stessi. Bestemmiavano Dio e loro parenti, l'umana spezie, il loco, il tempo, il seme di lor semenza e di lor nascimenti. Solo dal purgatorio in poi sentiremo parlare anime che ammettono pacificamente i loro errori, con consapevolezza, e con l'essersi, seppur in punto di morte in alcuni casi, ricongiunti al Cristo. Questo concetto è ben spiegato in 2.31, dove io dico a Beatrice che le presenti cose col falso lor piacer volser miei passi, tosto che il vostro viso si nascose. Insomma, la materialità della selva oscura mi aveva sviato una volta che Beatrice morì fisicamente. Lei però risponde così: se tacessi o se negassi ciò che confessi, non fora sarà men nota la colpa tua, da tal giudice sassi, Dio. Ma quando scoppia della propria gota, guancia, bocca, l'accusa del peccato, in nostra corte, nel tribunale del cielo, rivolge sé contra il taglio la rota. Parafrasando, la punizione è meno severa per chi ammette di aver commesso un errore, che comunque non si può nascondere. Sempre dinanzi a lui ne stanno molte, vanno a vicenda ciascuna al giudizio, dicono e odono e poi son giù volte. Sempre davanti a lui, Minos, stanno molte anime malnate. Vanno ciascuna, una dopo l'altra, al giudizio. Dicono e odono ciò che dicono e poi sono tante volte in giù precipitate verso il basso. Questo fatto che ci siano sempre tante anime che in continuazione arrivano negli inferi l'ho già scritto in 1.3, dove appunto mi trovavo sulla prima riva della Cheronte e il tempo che Caron traghettasse le anime sulla seconda riva, la prima era di nuovo piena di altre anime che erano arrivate. Anche Caron, come qui Minos, svolge un compito decisamente meccanico e ripetitivo. Quel sempre, usato come prima parola, rende già da solo l'idea della continuità del compito svolto senza pause, però non in eterno, ma fino al giudizio universale. Una alla volta queste anime si confessano al, quindi, confessore, ma il suo ruolo non è quello di perdonare, il suo ruolo è quello di dargli il duro giudicio, eterno e infrangibile, di stare per sempre all'inferno, senza poter mai uscire, Maria permettendo. Dicono e odono non significa che loro parlino a Minò e Minos risponda, anche perché Minos si rivolge a loro soltanto avvinghiandosi con la coda, ma è un aspetto letterale ovviamente, come sempre, dato che quando uno parla, contemporaneamente, ascolta la sua voce, è anche allegorico, nel senso che parlando tutta si confessa e ammette, perlomeno in questo istante, le sue colpe. L'azione ripetuta da Minos davanti a ogni anima è quella di ascoltare, avvinghiare la coda e al massimo ringhiare. Il parlare di Minos inizia e finisce nelle prossime 2 terzine, solo quando vede me arrivare col corpo fisico, e per parlare interrompe il suo compito, infatti, ma subito per parlare interrompe il suo compito, infatti, ma subito viene zittito dalla mia guida e subito smette di parlare e torna a svolgere il suo atto, avvolgersi la coda, di cotanto offizio. Minos è il demone che lavora per conto della giustizia divina. Più che un vero e proprio giudice che usa la ragione per fare giustizia, è soltanto qualcuno che esegue il suo compito, cotanto offizio, in modo formale e gretto, tanto che mentre svolge il suo compito ringhia. In 1.29 di lui viene detto Minos a cui fallar, sbagliare, non lece, non è lecito. In quanto a lui non è permesso sbagliare, dato che fondamentalmente non è che decida autonomamente niente, è il mero esecutore della giustizia divina. Proprio lui è stato incaricato a fare ciò in quanto conoscitor delle peccata, e in quanto tale Minos che ciascheduno afferra, chiunque afferra. 1.20 e Minos me, Virgilio, duro giudicio infranto da Maria, non lega, dato che appunto Virgilio si trova in purgatorio in quel momento. Il concetto del cadere delle anime in giù
verrà ripreso in seguito come in 1.13, dove l'anima giudicata come suicida cade in la selva dei suicidi, appunto, e non viene specificato come. Invece, nel solo caso dei barattieri viene specificato ed è per mezzo di un demone che, correndo, con le ali aperte e sopra i piedi leggero, interessante dettaglio per far notare come non voli nonostante abbia le ali aperte, porta l'anima dannata fino alla sua precisa destinazione infernale per poi tornare su a prenderne un'altra. Ecco un degli anziani di Santa Rita, mettetel sotto ch'io torno per anche a quella terra, Lucca, che ne è ben fornita, ogni uomo fe barattier. Ultima citazione, la faccio per spiegare meglio il compito di Minos e il fatto che a volte il ringhiare non gli basta, ma si deve proprio sfogare mordendosi la coda e in quel caso parlando, davanti al tanto schifo che deve ascoltare un'anima dopo l'altra, riguardo al cosa facciano le persone sulla terra. 1.27 A Minos mi portò, un demone portò davanti a Minos l'anima di Guido da Montefeltro, e quelli, Minos, attorcigliò 8 volte, ottavo cerchio, la coda al dosso duro a se stesso, il suo stesso corpo. E poi che per gran rabbia la coda si morse, disse: questi è direi del fuoco furo, perch'io là dove vedi, tra i consiglieri fraudolenti, son perduto eternamente. In questo unico caso eccezionale indica, parlando al diavolo alato, dove debba andare questa persona, anzi quest'anima. O tu che vieni al doloroso ospizio, disse Minos a me quando mi vide, lasciando l'atto di cotanto offizio, guarda come entri e di cui tu ti fide, non t'inganni l'ampiezza dell'intrare, e il duca mio a lui, perché pur gride? O tu, io, che viene al doloroso alloggio, disse Minos a me quando mi vide, lasciando l'atto, di avvolgersi la coda intorno, di così tanto importante, sia seriamente che ironicamente, offizio, compito assegnato. Guarda, attento, a come entri, vivo col corpo, e di chi ti stai fidando, il pagano e dannato Virgilio. Non ti inganni l'ampiezza dell'entrare. E il mio duca, Virgilio, a lui, Minos, per quale motivo ancora persisti coi gridi? Adesso Minos parla, anzi grida, ma non inutilmente verso le anime, ma inutilmente verso di me. Minos, tra tutte quelle anime che aveva davanti, mi vede vivo con il corpo, e questo è così sconvolgente che gli fa interrompere il suo compito e lo fa iniziare a parlare con me. Riguardo alla facilità di raggiungere il regno dei morti, già si è detto, come scritto nel Vangelo di Matteo 7, 13 e 14, entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa, quanto stretta invece la porta e angusta la via che conduce alla vita, e quanto pochi sono quelli che la trovano. E, nello sesto dell'Eneida, è facile la discesa in Averno, la porta dell'oscuro dite è aperta notte e giorno, ma ritrarre il passo e uscire all'aria superna, questa è l'impresa e la fatica. L'avvertimento di Minos potrebbe paradossalmente sembrare persino premuroso, ma rileggendo si capisce bene come ironicamente nasconda una minaccia. La parola ospizio richiama gli alloggi che accoglievano e davano assistenza ai viandanti, ma questo è doloroso. Quel cotanto offizio che richiama l'importanza e serietà di ciò che fa può essere letto in modo sbeffeggiativo. L'invito a non fidarmi del tu sei lo mio maestro ha più chiavi di lettura. Infine conclude ricordando quanto sia facile arrivare all'inferno. Virgilio tratta in modo sbrigativo anche Minos dopo Caron, ripetendo parola per parola 2 versi, ma intervenendo subito con un perché pur gride, come a dire ma cosa gridi ancora, ma cos'hai ancora da gridare? Io devo stare attento a come entro nell'inferno, dato che io sono ancora vivo e con il corpo, e anche alla mia guida, della quale mi fido, ma che resta comunque un dannato del bordo dell'inferno, pagano, e che mi conduce per le strade di un inferno che non conosce più bene a causa del terremoto causato dalla morte dell'altrui, Cristo, e conseguente ruina che citerò anche tra poco.
Per non parlare, ma questa è un'altra storia, che lo stesso pagano letteralmente mi condurrà, se così si può dire, anche nella scalata di un monte purgatoriale dove non avrà la minima idea sul dove andare, lui, la mia guida. E la prima caratteristica di una guida deve essere quella di sapere dove andare. In questa coppia di terzine c'è un netto cambio di termini usati, riguardanti a come Minos si rivolga a me, dato che prima scrivo disse Minos a me, e 4 versi dopo, a lui, Minos, perché pur gride? Beh, Minos non ha gridato, mi ha parlato in un modo che, soprattutto rispetto ad alcuni dei successivi demoni, è quasi umano, ma in quell'avvertimento che potrebbe addirittura sembrare benevolo è nascosta una minaccia e un insidiare in me la sfiducia verso il mio maestro, tra l'altro, incaricato come guida dalla grazia divina. Finisce qui il ruolo di Minos, che nella terzina successiva verrà zittito da Virgilio, e lo supereremo. Ne approfitto per farti riflettere su un senso allegorico del suo ruolo. Se nel canto precedente parlo del sacramento del battesimo, dandone un senso decisamente non cattolico, in questo parlo del sacramento della confessione, criticando apertamente quello cattolico. Minos personifica i ministri cattolici che confessano i cattolici penitenti e li puniscono, più che perdonarli, lì come qui giudicandoli. Questi sono tribunali terreni, con a giudice un uomo o un demone. Non hanno niente a che fare con i tribunali celesti, dove solo Dio può essere giudice giusto, e le ammissioni degli errori aiutano chi ha sbagliato. Almeno 3 sono i punti che senza dubbio fanno di questa figura di Minos una parodia di un prete confessore o un ministro cattolico in generale. 1. Scrivo esattamente la parola confessa. 2. La processione delle anime peccatrici che vanno ad una di fronte al ministro per confessare le proprie colpe è descritta in questa scena esattamente come in una chiesa cattolica. 3. L'atto di cotanto offizio, dove appunto offizio è termine liturgico, dove l'offiziante è il ministro che celebra gli uffici divini. Oltre a questi 3 punti, ne cito un quarto, gravissimo a pensarci bene, dato che il prete demone Minos è descritto conoscitor delle peccata, che, se è vero che uno possa bene essere conoscitore dei peccati perché ne sente tanti, uno può benissimo essere conoscitore dei peccati perché ne fa tanti. Ti ricordo che conoscere biblicamente significa unire. Un uomo e una donna si conoscono per dare alla luce un figlio. Dopo questa spiegazione allegorica, io rileggo alcuni passaggi, tu pensa alla confessione cattolica. Esamina le colpe nell'intrata, giudica e manda. Dico che quando l'anima malnata li vien dinanzi tutta si confessa, e quel conoscitor delle peccata sempre dinanzi a lui ne stanno molte, vanno a vicenda ciascuno al giudizio, dicono e odono, l'atto di cotanto offizio. Ti dico un ultimo accostamento tra Minos e un ministro della Chiesa di Roma, poi continuo con l'analisi del canto. Virgilio dice a Minos, e il duca mio a lui, perché pur gride non impedir lo suo fatale andare? E quindi, che cosa gridi a fare? Non impedire il suo, mio, cammino voluto dall'alto. Bene, ti ricordo che nel primo canto, a causa della lupa Chiesa di Roma, sempre Virgilio dice che questa bestia, Chiesa di Roma, per la qual tu, io, gride esattamente la stessa parola, non lascia altrui passare per la sua via, e quindi anche lì faceva da ostacolo al mio cammino. Quindi l'accostamento lupa Chiesa di Roma e Minos, ministro della Chiesa di Roma, con quel per la qual tu gride e perché pur gride, più che calzante, palese. Questo non è l'unico caso in cui io derida la confessione cattolica. Il secondo è plateale. In 1.19, dopo aver ricordato di aver spaccato una fonte battesimale per salvare uno che ci stava annegando dentro, trovo un papa conficcato a testa in giù e col fuoco che gli brucia i piedi. E descrivo così la situazione di me che parlo con lui. Io stava come il frate che confessa, lo perfido assassin. La similitudine riguarda un papa che è all'inferno, te lo ricordo, con un assassino, che, poi che è fitto,
richiama lui perché la morte cessa. Ed il Papa, gridò: «Sei tu già così ritto? Sei tu già così ritto, Bonifazio?» anticipando il nome di un altro Papa che finirà lì all'inferno. E a peggiorare la derisione, dato che non capivo perché avesse ripetuto 2 volte le stesse parole, il pagano Virgilio mi sprona a rispondergli con lo stesso tono. Allora Virgilio disse: «Dilli tosto, non son colui che credi». E io risposi come a me fu imposto. Non impedir lo suo fatale andare, vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole e più non dimandare. Non impedire, Minos, il suo, mio, fatale, stabilito dal fato, provvidenza, andare. Si è voluto così là dove, in cielo, si può ciò che si vuole e non domandare altro. Infatti Minos verrà zittito e superato con questa frase e non parlerà più. Minos non deve né può impedire il mio cammino che è stato voluto dal pagano fato oppure dalla cristiana provvidenza e grazia divina, 3 donne benedette lassù in cielo. Nella spiegazione di 1-2 ho già chiarito come chi può ciò che vuole nella mia opera è Maria, non Dio. Gli ultimi 2 versi sono esattamente gli stessi che Virgilio usò per Caron 2 canti fa. Anch'egli fu un demone che cercò di impedire il mio andare e anche in quel caso fu zittito con tali parole. Per farti notare quanta attenzione io usi nel selezionare sia la parola che la sua posizione, in quel caso dimandare rima con passare, dato che dovevamo passare l'Acheronte. In questo canto dimandare rima con entrare, dato che dobbiamo entrare nell'inferno. Ti faccio un ultimo appunto: io non parlo con Minos come non ho parlato con Caron. Interviene Virgilio a rispondergli. Or incomincian le dolenti note a farmisi sentire. Or son venuto là dove molto pianto mi percuote. Io venni in loco d'ogni luce muto, che mugghia come fa mar per tempesta, se da contrari venti è combattuto. Ora cominciano a farsi sentire a me le note dolenti, che recano dolore. Ora sono venuto là dove molto pianto, dolore, mi percuote, colpisce. Io arrivai in un luogo muto, privo, di ogni luce, che muggisce come fa il mare in tempesta, se è combattuto, colpito da venti contrari. Or incomincian, or son venuto là, insomma, ora, solo ora dentro all'inferno, superato Minos, che non mi ha assegnato alcun duro giudicio. Una descrizione, come già avvenuto, che ha tanto a che fare con l'udito, note, sentire, mugghia. Addirittura è muto di luce, niente di sconvolgente, dato che già nel primo canto il sol tace. Piangere, ti ricordo, significa provare dolore, non avere le lacrime, per quello uso il verbo lacrimare. Il percuotere significa colpire, flagellare, ed è inteso sia esternamente, l'udito, sia internamente, i miei sentimenti. Il pianto qui mi percuote, verbo usato al presente, mentre tra 2 terzine sarà la bufera infernal che, percuotendo, li molesta agli spiriti. La descrizione dell'ambiente, anche questa non è una novità, rispecchia i suoi dannati, o viceversa, i suoi abitanti. In questo caso è tutto al passivo. Le note si fanno sentire, non sono io che sento attivamente loro. Il dolore percuote me, i venti combattono il mare e nei 2 versi successivi si inizia a capire come gli spiriti residenti in questo luogo siano menati, portati con decisione dalla bufera. Già nell'ultima terzina compare tempesta e venti. Il mare, quando è combattuto passivamente da venti che arrivano da ogni parte, mugghia, si scatena, rumoreggia, e nel buio, in questo loco d'ogni luce muto, il suono che sento è paragonabile a quello. In rima venuto, muto e combattuto, interrotte appunto da quel mugghia, muggisce, producono già di per sé quel suono di La bufera infernal che mai non resta,
mena gli spirti con la sua rapina, voltando e percotendo li molesta. Quando giungon davanti alla ruina, quivi le strade, li strida, il compianto, il lamento, bestemmian quivi la virtù divina. La bufera ventosa, infernale, che mai non resta, si ferma, porta con decisione gli spiriti con la sua rapina, vortice, che trascina. Voltando, girando e percuotendo, colpendo, li molesta, grava. Quando gli spiriti giungono alla ruina, rovina, frana, proprio qui le strida il compianto, piangere insieme, il lamento, bestemmiano proprio qui, sulla ruina, la virtù, potenza divina di Dio. Una bufera che mai non si ferma, né si calma, sballottola quegli spiriti in modo violento, li molesta appunto da moles, peso, perfetto in questo canto dove paradossalmente vorrò parlare proprio a quei due spiriti che paiono sia al vento essere leggeri. Rapina, parola che uso anche nel convivio, sempre per parlare di un movimento circolare vorticoso che sposta, convivio 2, 5, 17, la rapina del primo mobile. L'essere voltati, riferito ai peccatori carnali, è un concetto ripreso anche in 3.9. Chi nel diletto della carne involto, dove anche la parola diletto è ripresa da questo canto. 2 terzine fa, molto pianto mi percuote, e adesso percuotendo li molesta, e usando lo stesso verbo 2 volte in 3 terzine, ma cambiando chi è percosso mi rendo ancora più vicino a loro. La ruina è la frana, spaccatura, che si è formata alla morte del Cristo sulla croce, che ha colpito anche il regno della morte, dalla sua porta ai suoi ponti e anche oltre. Quando questi spiriti dannati passano davanti al segno concreto della morte, con conseguente discesa agli inferi, con conseguente risurrezione e vita eterna del Cristo, il vero amore che porta alla vita, questi spiriti che per un falso amore furono portati alla morte, bestemmiano. Strida, compianto e lamento si acutizzano, quivi, proprio qui, proprio davanti alla ruina, come si acutizzavano in 1-3 arrivati sulla riva del fiume Acheronte. Questa interpretazione della parola ruina è confermata proprio dalle sue 2 parole messe in rima. Rapina, che può riferirsi a quella svolta dal Cristo, scusami per ciò che sto per dire, riferendomi al Cristo, ma da un certo punto di vista fu decisamente violenta, quando il terremoto spaccò tutto, e per tutto intendo tutto, cieli, terra e sottoterra. E lui salvò dal bordo dell'inferno chi voleva, anzi prese, rapinò. E l'altra rima è con, appunto, virtù divina. L'ultimo verso è ispirato all'Apocalisse. E gli uomini bruciarono per il terribile calore e bestemmiarono il nome di Dio che ha in suo potere tali flagelli, invece di ravvedersi per rendergli omaggio. Intesi c'ha così fatto tormento, enno dannati peccator carnali che la ragion sommettono al talento. Intesi, capì, che a un così tale tormento sono adesso dannati, puniti per sempre, i peccatori carnali, che la ragione sottomettono al talento, desiderio sessuale. Quando uso il verbo intendere, devi sempre stare attento perché ti spiego come stanno le cose io in prima persona. Questo cerchio contiene i peccatori carnali, coloro che hanno sottomesso la ragione al desiderio sessuale. Punto. Tutto qui. Poi vi saranno dettagli e differenze, ma tutti i residenti enno sono verbo essere al presente, alla terza persona plurale, loro sono, accomunati da questo. La ragione è stata vinta dal desiderio sessuale. La ragione distingue l'uomo dagli animali. Se l'uomo sottomette la ragione ad altra pulsione terrena, si riduce a bestia, quando vive sulla terra e anche dopo. E infatti, proprio come questi vissero travolti dalla bufera delle passioni fisiche da vivi, così vivono travolti dalla bufera infernale da morti. Non sono loro che si muovono guidati dalla ragione, ma è il vento, letterale e allegorico, che li sposta.
Immaginiamoci un uomo sposato, con figli, responsabilità, che incontra una bella ragazza per strada e in lui si accende il desiderio di possederla fisicamente. E lei, dato che lui è attratto da lei, non può che ricambiare, non posso farci niente, l'attrazione sessuale era troppo forte. Ma no, no, no. Ma dov'è la ragione in tutto ciò? Questo amore non porta alla vita, alla piena felicità che non ha bisogno di altro, Dio spirituale. Questo porta alla morte, a una vanità con sì breve uso, 2.31, che mai si soddisferà appieno. Questo amore conduce a dite, al materiale. Ma perché il peccato carnale all'inferno si trova in cima al regno dei morti, limbo escluso, secondo cerchio, relativamente nel posto meno lontano da Dio, e i lussuriosi del purgatorio si trovano quasi in cima al purgatorio, anche loro nel posto relativamente più vicino a Dio? Una risposta è che Dio ci ha fatti a sua immagine. Amare il corpo di un'altra persona è, tra gli amori terreni possibili, il più scusabile da un certo punto di vista, anche se porta alla morte, quindi scusabile non lo è. E, specularmente, in fondo all'inferno ci sono i traditori, coloro che hanno usato la ragione per fare del male ai propri simili. Per rispondere a questa domanda con i miei stessi versi, richiamando l'etica a Nicomano, in 1.11 scrivo: le tre disposizioni che il ciel non vuole, incontenenza, malizia e la matta bestialitade. Incontenenza, men Dio offende e men biasmo, parola che troveremo anche in questo canto, accatta. Ripeto per l'ennesima volta quel passo del convivio dove spiego che l'umana perfezione s'acquista, cioè la perfezione della ragione, della quale sì come di principalissima parte, tutta la nostra essenza dipende. L'uomo, in quanto quello è uomo, vede terminato ogni desiderio e così è beato. Sempre per spiegare il perché persone così innamorate, poverini, che colpa hanno se si amavano, risiedono tra i morti, dannati in eterno, tra altri innamorati, chiamo in causa anche Boezio, Consolazione Filosofie 3.8. Pertanto, che tu sia bello a vedersi, non te lo procura la tua natura, ma la debolezza degli occhi altrui che ti guardano. Ma date pure, come volete, un valore eccessivo ai beni del corpo, purché sappiate che quello che voi ammirate, qualunque esso sia, può dissolversi come con il breve calore di una febbre che dura 3 giorni. Da tutte queste considerazioni si può concludere che queste cose, che non possono dare i beni, che promettono e non sono complete, perché non riuniscono in sé tutti i beni, non portano a mo' di sentiero alla felicità e non rendono felici gli uomini. Ti cito anche ciò che mi dice Beatrice, poi spero che ti sia chiaro il concetto del perché questi innamorati siano dannati. 2.31. Mai non t'appresentò natura o arte piacer quanto le belle membra, qui bella persona, inch'io, Beatrice, rinchiusa fui e che son terra sparte. Insomma, la bella persona, il bel corpo di Beatrice, ciò che di più bello vidi mai e che mi fece innamorare, adesso è polvere sparsa in terra. Tornando all'analisi della terzina, il suo ultimo verso, che la ragion sommettono al talento, è ripreso da più fonti. Per citarne qui una, Brunetto Latino, Tresor 2.26, chi lascia vincere la ragione resta sotto al desiderio. Esagero. Questa inversione di talento-ragione la ritroveremo nell'inversione di libito felicito, succedette e fu sua sposa, sancise amorosa, insomma tutto al contrario. C'è un'inversione di ciò che hanno fatto rispetto a ciò che è logico fare, ciò che dice quella ragione che dovrebbe vincere il talento. E come gli stornei ne portan l'ali, nel freddo tempo a schiera larga e piena, così quel fiato gli spiriti mali di qua, di là, di giù, di su li mena. Nulla speranza li conforta mai, non che di posa, ma di minor pena. E come gli stornelli, sono portati dalle ali nel freddo tempo, inverno, a schiera larga e piena, così quel fiato, bufera infernale,
sposta con decisione gli spiriti maligni, di qua, di là, di giù, di su. Nessuna speranza li conforta mai, non solo di posa fermarsi, ma neanche di pena, sofferenza minore, più lieve. La prima schiera di queste anime indistinte e innominabili, come già chi insegue l'insegna in 1.3 e la selva degli spiriti spessi in 1.4, è descritta come degli storni, piccoli volatili che, sballottolati dal vento tutti insieme e senza individualità, nel loro stormo si allargano e schiacciano, spostati dal vento che sbatte sulle loro ali. Nello stesso modo questi spiriti sono spostati energicamente non per la loro volontà, ma a causa di quel fiato che li fa sbattere in ogni direzione e, te lo ricordo, quando passano davanti alla ruina soffrono ancora di più. Citando Boezio nella sua Consolazione Filosofie 2.1, se tu dessi le vele ai venti, tu non andresti dove vorrebbe la tua volontà, qui ragion, ma dove ti spingerebbero i loro soffi, qui bufera infernale. Freddo tempo richiama a una similitudine sempre dell'Eneida e anche a un periodo invernale, appunto freddo, tormentato, con poca luce. Spiriti mali, abbreviazione di spiriti maligni, appositamente in contrasto con spiriti magni, abbreviazione di spiriti magnanimi del canto precedente, che si trovano sul bordo dell'inferno non per aver sottomesso la ragione, ma per altre mancanze. Gli stornelli sono portati dalle ali sulle quali sbatte il vento, passivamente, come peccatori carnali sono sbattuti anche dopo la morte fisica dal vento delle passioni. Non si spostano per loro scelta, seguendo la ragione. Ti faccio notare una sottigliezza. L'ordine col quale pronunciamo i due versi della direzione verticale è ovunque e sempre nord e sud, oppure su e giù. È irrilevante dire destra-sinistra o sinistra-destra, ma sempre si pronuncia prima il sopra e poi il sotto, prima il nord e poi il sud. Nel verso di qua, di là, di giù, di su, il giù viene prima del su. È un dettaglio particolare che nasconde del genio. Mi verrebbe da dire che da sempre in ogni cultura e lingua si dice prima il su e poi il giù. Un esempio antico, primo Cronache 9:24, i portinai erano ai 4 lati, est, ovest, nord e sud. Io invece prima dico giù e poi dico su. Bene. Se avessi scritto le direzioni in ordine opposto rispetto al mio verso, il risultato sarebbe su, giù, sinistra, destra, che indicando queste direzioni in questo ordine si va a formare il segno della croce, su, giù, sinistra, destra. Scrivendo questo verso come ho fatto io, quindi invertendo, andando contro la consuetudine, il giù con il su, ho disegnato un segno della croce al contrario, degno dell'inferno. Di qua, destra, di là, sinistra, di giù, di su. Sul sommo della porta di 1.3 c'è scritto «Lasciate ogni speranza voi che entrate». In 1.4 c'è scritto «Che senza speranza, che senza speme vivemo in disio». E in 1.5 «Nulla speranza li conforta mai». Un regno degli inferi connotato dalla mancanza di luce e di speranza. Gli spiriti non è che non abbiano speranza che questa bufera si fermi, ma non hanno speranza nemmeno che si calmi. La parola posa, non che di posa, riferita al fiato che mena gli innominati spiriti mali, è la stessa parola posa, che d'ogni posa mi parea indegna, dell'ansegna seguita dagli innominati spiriti che non hanno speranza di morte in 1.3 e viene ripresa anche ratta, ratto, speranza. Ma mentre in 1.5 per un amore sbagliato morirono, in 1.3 senza aver neanche amato non hanno neanche la speranza di morte. E come i gru van cantando l'orlai, facendo in aere di sé lunga riga, così vidio venir traendo guai, ombre portate dalla detta briga. Per chi dissi, maestro, chi son quelle genti che l'aura nera si castiga? E come le gru vanno cantando i loro lamenti, facendo nell'aria di sé, insieme, ma in modo distinguibile, una lunga riga, fila,
Così vidi io venire, traendo, portando con sé, guaiti, ombre portate dalla suddetta briga contesa. Per questo io dissi: Maestro, chi sono proprio quelle genti che Laura Nera castiga, punisce così? Dopo la schiera indistinta degli stornelli nello stormo, vedo una seconda schiera distinta di più grandi gru che in fila si lamentano. Come è accaduto in 1.3, dove non chiedo chi siano le anime indistinte che seguono l'ansegna, come è accaduto in 1.4, dove non chiedo chi siano le anime indistinte che compongono la selva degli spiriti spessi fuori dal castello. Qui, in 1.5, non chiedo chi siano le anime indistinte che sono sbattute nello stormo, ma chiedo chi siano quelle specifiche e distinte genti che sono portate passivamente dalla bufera. Sì, perché anche queste anime non è che volino, stanno in fila portate dalla detta briga, ma sicuramente con più dignità rispetto alla prima schiera menata in ogni direzione, a schiera larga e piena. Come descritto nel canto precedente, questa è l'ennesima diminuzione della pena che riceve chi sulla terra si distinse, come gli abitanti del castello che comunque, come gli altri del limbo, non ebber battesimo o non adorar debitamente a Dio, ma invece di stare nella selva stanno appunto nel castello illuminato. Qui invece di stare nello stormo vanno più dignitosamente in fila, seppur sempre nella bufera infernale. Che le schiere siano due è palesato anche dal fatto che uso 2 volte la parola schiera in questo canto. La prima volta per la prima schiera e come gli stornei ne portano l'ali nel freddo tempo a schiera larga e piena, e la seconda volta per la seconda schiera. Cotali uscir della schiera ove dido. I gru o le gru, animali già presenti nell'Eneida di Virgilio, nella Tebaide di Stazio, nella Farsalia di Lucano, 527, così le gru quando l'inverno, qui tempo freddo, le scaccia, e per citare anche Brunetto Latino, Tresor 1, 5, 27, grue sono una generazione di uccelli che vanno a schiera e sempre l'uno dietro l'altro. Piccola riflessione sull'argomento. Il regno dei morti è pieno di anime e vedrai che il mio interesse non sarà descrivere Dio o dite, ma il descrivere le singole anime soprattutto, parlare con loro, riportare la loro storia, cosa li ha portati lì, il punto. Prima di riportare l'elenco dei nomi fatti da Virgilio, ti anticipo che in 2.26, quando scriverò della cornice dei lussuriosi, ci sarà un fuoco come metafora della passione d'amore, qui un vento, ma scrivo anche ratto s'apprende, un parlare cortese ricco di allusioni letterarie, l'andare in fila delle anime come le gru in volo, il baciare, 2 schiere. Lì citerò solo 2 nomi, entrambi poeti di quei movimenti letterali, Guido Guinizelli e Arnaud Daniel. Non riesco a trattenermi dal citarti 2 terzine di quel canto per i troppi collegamenti con questo. Nostro peccato, qui peccator carnali, fu ermafrodito. Ma perché non servammo una legge, qui licito in sua legge, seguendo come bestie l'appetito, qui che la ragion sommettono al talento, in obbrobrio di noi, per noi si legge, qui noi leggiavamo un giorno per diletto, e anche legge in rima, quando partinci, qui c'amor di nostra vita di partille, il nome di colei che si investiò nelle imbestiate schegge, qui in os e lì Pasife, sua moglie.